Mentre volavo con il mio drone mi hanno fermato e mi hanno fatto una multa di oltre 30.000 euro. Cosa fareste in questo caso? Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed è di poche ore fa l'ennesima notizia di una maxi multa nei confronti di noi amanti del mondo dei droni. Infatti in quel di Milano, dopo quel che è successo pochi mesi fa, a aprile se non vado errato, ieri un turista messicano è stato multato per oltre 30.000 euro per aver volato con il suo DJI Mavic Air 2 sul Duomo di Milano. In realtà non si tratta di una singola multa, ma di una serie di infrazioni del codice ENAC che hanno portato a questa astronomica multa di quasi 33.000 euro. Assurdo! Questo video però non riguarda più di tanto la segnalazione della multa in sé, che purtroppo lo sappiamo benissimo, queste multe ci sono e capitano molto spesso. Ma voglio darvi qualche consiglio, perché anche io ci sono passato qualche anno fa, non per quanto riguarda un volo non autorizzato con il mio drone, ma per un contest che realizzai qui sul canale in cui tramite un video regalavo un videogioco ai miei iscritti. Bene, io non potevo farlo, almeno per la legge italiana, se non seguendo un iter burocratico lunghissimo, contattare il Ministero dello Sviluppo Economico, mettere in mezzo un notaio, tante cose. Beh, io rischiai una multa di oltre 100.000 euro per un gioco. E come sono uscito da questa cosa, ragazzi? Beh, affidandomi ad un buon avvocato, perché queste multe sono semplicemente sproporzionate rispetto al reato commesso. Capite bene che 33.000 euro di multa per aver volato con un drone da 500 grammi, sì, ok, sul Duomo di Milano, ma senza creare particolari pericoli, e una multa da oltre 100.000 euro per aver regalato un videogioco, sono delle cose assurde. Il mio consiglio è di non pagare subito queste multe, anche perché è abbastanza difficile raggiungere quelle somme, ma rivolgervi ad un buon avvocato che potrebbe riuscire facilmente a tirarvi fuori dai guai. Io penso che sanzionare una persona per oltre 33.000 euro solo per aver volato con il suo drone, ok, in una zona vietata, ma senza prima magari avvertire quella persona, ma partendo subito a razzo con la multa di 33.000 euro, sia davvero ridicolo e assurdo, specialmente in un paese civile come dovrebbe essere l'Italia. Quindi io cosa voglio chiedere ad ENAC e agli altri organi competenti? Beh, ovviamente di vigilare su voli illegali e potenzialmente pericolosi, ma anche essere più malleabili sulle multe, sulle sanzioni, perché qui si tratta di appassionati che magari spesso non sanno cosa stanno facendo. È vero che la legge non ammette ignoranza, ma multe del genere possono davvero rovinare una vita, quindi cercate di contenervi. Quindi prima di sanzionare per queste cifre assurde, beh, siate uomini e agite come uomini, non come macchine. Che poi in Italia ci siano tanti altri reati molto più gravi rispetto al volo di un semplice drone o al contest di un semplice videogioco, che però prevedono multe molto più lievi, è indiscusso, ragazzi. È così purtroppo. Il nostro paese gira in questo modo. Bene amici, ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa brutta storia. Beh, parliamone qui sotto nei commenti. E per supportarmi condividete questo video a tutti i vostri amici e lasciate un bel like qui sotto. E se volete iscrivetevi e attivate la campanellina. E prima di lasciarvi il mio ultimo consiglio: volate sempre con la testa. Prima di volare in una determinata zona consultate le mappe ufficiali su D-Flight e rendetevi conto se è possibile volare in quella zona oppure no. In questo modo dovreste riuscire ad evitare multe da oltre 30.000 euro. Forse. Ok ragazzi, questo è tutto. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!